Ciao a tutti e benvenuti di nuovo sul mio canale. Sono sempre emozionata di condividere con voi riflessioni, storie e, come in questo caso, un'analisi approfondita di un argomento che so essere caro a molti di voi. Il fascino inarrestabile di Burak Özçivit e le sfaccettature complesse di Amare Sorprese. Come abbiamo accennato nell'introduzione, oggi ci addentreremo ancora più a fondo in questo argomento, cercando di svelare tutte le sue sfumature. Esploreremo il fenomeno Burak Özçivit, l'ipe che lo circonda, le promesse di Amare Sorprese, le aspettative dei fan e, soprattutto, le ragioni dietro la delusione che molti hanno provato. Se siete nuovi qui, un caloroso benvenuto. E se siete veterani del canale, sapete che apprezzo immensamente il vostro supporto. Quindi, prima di iniziare, vi ricordo di iscrivervi, attivare la campanella e lasciare un commento qui sotto con le vostre opinioni e esperienze. Il vostro feedback è essenziale per me. Ok, bando alle ciance e tuffiamoci nel cuore della questione. Preparatevi, perché questo viaggio sarà lungo e pieno di spunti di riflessione. Burak Özçivit, icona di bellezza e talento ****. Parlare di Burak Özçivit significa parlare di un uomo che ha saputo conquistare il cuore di milioni di persone in tutto il mondo. La sua bellezza, diciamocelo, è innegabile. Ma sarebbe riduttivo fermarsi all'aspetto esteriore. Burak Özçivit è un attore di talento, capace di interpretare ruoli diversi con intensità e credibilità. Il suo percorso nel mondo dello spettacolo è iniziato come modello, ma è stata la recitazione a consacrarlo come una vera e propria star. Ruoli come Bali Bey in Il Magnifico Secolo e Kemal Soyder in Kara Sevda lo hanno reso un volto familiare in molte case, non solo in Turchia, ma anche in America Latina, Medio Oriente e persino in alcune parti dell'Europa. La sua interpretazione di Bali Bey, il guerriero affascinante e leale, ha fatto breccia nel cuore di molte spettatrici, consolidando la sua immagine di sex symbol. Ma è stato il ruolo di Kemal Soyder in Kara Sevda a dimostrare la sua versatilità come attore. In questa serie, Burak Özçivit ha interpretato un uomo tormentato, diviso tra l'amore e il dovere, dimostrando una profondità emotiva che ha commosso il pubblico. La sua popolarità è esplosa grazie a queste serie, trasformandolo in un vero e proprio fenomeno mediatico. Riviste patinate, interviste televisive, campagne pubblicitarie. Burak Özçivit è ovunque. E con la popolarità, si sa, arrivano anche le opportunità di business e le interazioni con i fan, spesso gestite attraverso eventi e iniziative speciali. Amare Sorprese. La promessa di un incontro indimenticabile ****. Ed è qui che entra in gioco Amare Sorprese. Un nome evocativo, che promette emozioni, gioia e, soprattutto, la possibilità di avvicinarsi al proprio idolo. Immaginate l'entusiasmo dei fan. La prospettiva di un incontro esclusivo con Burak Özçivit, di un momento da condividere, di una foto da conservare per sempre. Un sogno che si avvera per molti. Amare Sorprese si presentava come un'iniziativa che andava oltre il semplice meet and greet. Prometteva esperienze personalizzate, momenti di interazione diretta, la possibilità di conoscere Burak Özçivit non solo come attore, ma anche come persona. Le aspettative, ovviamente, erano altissime. I dettagli specifici di Amare Sorprese variavano a seconda dell'evento o dell'iniziativa. Potevano includere sessioni di domande e risposte, momenti di autografi, opportunità di scattare foto individuali o di gruppo con l'attore, e persino la promessa di attività esclusive, come cene private o visite guidate in luoghi speciali. Il tutto, ovviamente, aveva un costo. I fan, disposti a investire tempo e denaro per realizzare il loro sogno, si sono iscritti in massa, alimentando un'attesa febbrile. L'ipe era palpabile, i social media erano inondati di commenti e post entusiastici. Sembrava che Amare Sorprese stesse per regalare momenti indimenticabili a centinaia, se non migliaia, di fan. La delusione, quando le aspettative si scontrano con la realtà ****. Ma, come spesso accade in questi casi, le cose non sono andate esattamente come previsto. Molti fan, dopo aver partecipato a Amare Sorprese, hanno espresso delusione, insoddisfazione e persino rabbia. Hanno sentito che la realtà non aveva corrisposto alle promesse iniziali, che l'esperienza era stata superficiale, frettolosa e impersonale. Le lamentele più comuni riguardavano la brevità dell'incontro con Burak Özçivit, la mancanza di interazione significativa, la rigidità dell'organizzazione e, in alcuni casi,
La sensazione di essere stati trattati come numeri piuttosto che come individui. Alcuni fan si sono lamentati del fatto che Burak Özçivit sembrava distaccato, stanco o disinteressato, mentre altri hanno criticato la mancanza di controllo da parte dell'attore sull'organizzazione dell'evento. Le testimonianze dei fan delusi sono state diffuse sui social media, CR, e hanno un effetto domino che ha amplificato il sentimento di insoddisfazione. Hashtag come cancelletto amare delusioni, un gioco di parole con il nome dell'iniziativa, sono diventati virali, raccogliendo centinaia di commenti negativi e alimentando un dibattito acceso sulla questione. La delusione è stata tanto più forte quanto più alte erano le aspettative. I fan, che avevano idealizzato Burak Özçivit e sognato un incontro magico, si sono sentiti traditi e ingannati. La sensazione di aver speso soldi e tempo per un'esperienza deludente ha accentuato ulteriormente il loro disappunto. Analisi delle cause. Un mosaico di fattori complessi ***. Ma cosa è successo realmente? Perché amare sorprese si è trasformato in una amare delusioni per molti fan? La risposta, come accennato nell'introduzione, è complessa e sfaccettata. Non c'è un'unica causa, ma piuttosto una combinazione di fattori diversi che hanno contribuito al risultato finale. Le limitazioni oggettive la popolarità di Burak Özçivit è un'arma a doppio taglio. Da un lato, gli permette di raggiungere un vasto pubblico e di generare opportunità di business. Dall'altro, lo espone a una pressione enorme e a una serie di limitazioni logistiche. Burak Özçivit è un attore molto impegnato, con un'agenda fitta di impegni lavorativi. È difficile, se non impossibile, garantire un'interazione personalizzata e significativa con ogni singolo fan. Le difficoltà organizzative l'organizzazione di eventi di questa portata è un compito arduo, che richiede una pianificazione meticolosa, un team competente e una gestione efficiente. Problemi logistici, difficoltà di coordinamento, imprevisti. Tutto può influire sull'esperienza finale dei partecipanti. È possibile che, in alcuni casi, l'organizzazione di amare sorprese non sia stata all'altezza delle aspettative, causando ritardi, disagi e una sensazione di caos. Le aspettative irrealistiche come dicevo prima, le aspettative giocano un ruolo fondamentale. Quando si ammira un personaggio come Burak Özçivit, è facile idealizzarlo, proiettare su di lui i propri sogni e desideri. Si crea un'immagine idealizzata dell'attore, basata sui suoi ruoli televisivi, sulle sue interviste e sulle sue apparizioni pubbliche. E quando la realtà non corrisponde a questa immagine idealizzata, la delusione è inevitabile. La comunicazione inefficace. Una comunicazione chiara, trasparente ed efficace è essenziale per gestire le aspettative dei fan e per evitare malintesi. È possibile che, in alcuni casi, la comunicazione relativa a amare sorprese non sia stata sufficientemente precisa, creando confusione e alimentando aspettative irrealistiche. La pressione su Burak Özçivit. È importante ricordare che Burak Özçivit è, prima di tutto, un essere umano. Un uomo con i suoi pregi e difetti, con le sue debolezze e le sue imperfezioni. Non possiamo aspettarci che sia sempre perfetto, che soddisfi ogni nostra aspettativa. La pressione di dover essere sempre sorridente, disponibile e affabile può essere estenuante, e può influire sulla sua capacità di interagire in modo autentico con i fan. Prospettive diverse. Un quadro complesso. È importante sottolineare che non tutti i fan hanno avuto un'esperienza negativa con amare sorprese. Molti hanno apprezzato l'opportunità di incontrare Burak Özçivit, anche se l'esperienza non è stata esattamente quella che si aspettavano. Hanno avuto la possibilità di vederlo da vicino, di scattare una foto, di scambiare qualche parola. E per molti, questo è stato comunque un momento speciale, un ricordo prezioso. Quindi, il quadro è complesso e sfaccettato. Non si può generalizzare e dire che amare sorprese è stato un fallimento totale. Ci sono state esperienze positive e negative, e la percezione di ogni singolo fan è influenzata da una serie di fattori personali. Lezioni da imparare. Moderare le aspettative e apprezzare la realtà. Qual è la lezione più importante che possiamo trarre da questa esperienza? Penso che sia la necessità di moderare le nostre aspettative, di essere più realistici e di apprezzare le cose per quello che sono, senza idealizzarle troppo.
È importante ricordare che Burak Özçivit è un attore, non un supereroe. Ha i suoi limiti, le sue debolezze e le sue imperfezioni. Non possiamo aspettarci che sia sempre perfetto, che soddisfi ogni nostra aspettativa. Dobbiamo accettarlo per quello che è, un attore di talento, un uomo affascinante, ma anche una persona normale con le sue difficoltà e i suoi limiti. E forse, la vera amara sorpresa non è stata l'esperienza deludente di amare sorprese, ma la consapevolezza che i nostri idoli sono umani come noi, con i loro pregi e difetti. Spero che questa mia analisi ampliata vi sia piaciuta e vi abbia offerto una prospettiva più completa sull'argomento. Credo che sia importante affrontare queste questioni in modo onesto e trasparente, senza giudicare né accusare nessuno, ma cercando di capire i diversi punti di vista e di trarre un insegnamento positivo da ogni esperienza. Ricapitolando, abbiamo esplorato il fenomeno Burak Özçivit, la promessa di amare sorprese, la delusione di molti fan, le cause di questa delusione e le diverse prospettive sull'argomento. Abbiamo sottolineato l'importanza di moderare le aspettative e di apprezzare la realtà. Ora, tocca a voi. Voglio sapere cosa ne pensate di questo argomento. Avete avuto esperienze simili? Qual è la vostra opinione su amare sorprese? Lasciatemi un commento qui sotto e fatemi sapere cosa ne pensate. Sono curiosa di conoscere le vostre opinioni. E, come sempre, se vi è piaciuto questo video, non dimenticate di mettere un bel mi piace, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto. Il vostro supporto è fondamentale per me e mi aiuta a continuare a creare contenuti interessanti e coinvolgenti. Grazie ancora per aver guardato. Vi mando un abbraccio virtuale e vi aspetto al prossimo video. A presto!